Benvenuti su Takatoki Wings on the Bench. Oggi facciamo lo screw check del Tupolev 22 M3 Backfire C scala 1 a 144 di Litaki. Prima però facciamo due parole per inquadrare bene il soggetto. Tupolev 22 M3, in codice nato Backfire C, è la versione matura della famiglia del Tupolev 22N, quindi ha la geometria variabile, presa d'aria Kuno in stile MiG-25, muso ridisegnato e motori più potenti. Dopo il 91 alcuni esemplari vennero passati all'Ucraina insieme ai Tupolev 22 M2, tra l'altro Litaki lo produce in 1.144 e lo abbiamo già fatto la review, vi lascio il link sotto nella descrizione, e vennero ereditati appunto dall'ex Unione Sovietica. Quella linea poi è stata smantellata a metà degli anni 2000. Andiamo subito a vedere la scatola. Quindi scatola curata, 3 buste ristampate, foglio di fotoincisione, set di maschere pretagliate, decal, parti stampate in 3D, libretto chiaro, molto chiaro, e attenzione chicca, come da migliore abitudine da parte di Litaki, un bel poster con la box art del Tupolev 22. Le parti più sottili tra l'altro arrivano anche protette da della gomma piuma, un piccolo ma importante gesto per preservare la qualità e il dettaglio delle varie stampate. Diamo quindi subito un'occhiata agli esemplari che ci vengono messi a disposizione, quindi il Red 57, Blu 96 e per finire il Blu 80. Attenzione, il Red 57 è l'esemplare che partecipò nel 98 al Royal International Air Tour di Fairford. Classico libretto di Litaki con le istruzioni, molto dettagliato anche nella sua semplicità, una prima parte con tutta la serie di stampate e tutti quanti i dettagli, alcune informazioni legate alla costruzione, quindi si parte subito con la parte legata al cockpit, passiamo al montaggio delle prese d'aria che possono essere rappresentate sia aperte che semichiuse, la parte di radice dell'ala con i vani carrelli principali, nonché fusoliera, montaggio della fusoliera e semiali e timone di coda, il montaggio finale delle semiali e del timone di coda, il montaggio dei carrelli molto dettagliato, molto anche complesso nonostante la scala, tutta la parte relativa alle varie carenature che sono presenti lungo fusoliera, il montaggio del tettuccio, del quale parleremo successivamente, gli scarichi supplementari dei condotti delle prese d'aria, e arriviamo quindi alla parte legata ai missili antinave e tutta quanta la parte eventualmente di bombe a caduta libera, peraltro stampate in 3D come abbiamo detto prima. Indicazioni della modalità di settaggio dei carichi e quindi passiamo alla parte dedicata alle stampate. Plastica pulita, pannellature incise e sottili e regolari, zero segni di estrattori nelle aree in vista, quindi cosa molto positiva. Le semiali hanno un dettaglio coerente con l'1.144, quindi zero rivetti praticamente. Flap e slat sono solo in posizione neutra, come ci sta su un soggetto fermo a riposo. La radice alare è resa molto bene e anche la deriva e i piani di coda mostrano incisioni nette. L'interno di tutti quanti i pezzi è molto liscio, segno che gli stampi sono rifiniti altrettanto bene. Per quanto riguarda la fusoliera, le forme del muso sono rispettate molto bene, le pannellature anche. Per quanto riguarda questa parte abbiamo poi le prese d'aria che hanno delle rampe interne separate per tenere aperte o semi chiuse, diciamo, le stesse, e quindi dare più profondità. Attenzione, nota tecnica molto importante: mancano i perni di allineamento su tutto quanto il kit, quindi serviranno sicuramente delle cose a secco, nastro come Dima e anche, se necessario, magari dei microspessori in plastica per mantenere il parallelismo tra tutte le
parti che andiamo ad incollare. Colla lenta o ciano con attivatore daranno il tempo, diciamo, per poi posizionare i vari pezzi senza avere degli scalini da andare a rivedere, stuccare e fare tutte quelle cose noiose. Parliamo dei trasparenti. Il tettuccio è molto limpido, molto trasparente appunto, e la gondola ventrale è molto molto chiara. I portelli di sfogo dorsali sul kit si possono scegliere se mascherare, quindi poi verniciare, oppure addirittura utilizzare delle repe già pronte in base al tempo che vogliamo investire nella realizzazione. Parliamo di fotoincisioni e parti extra, dove troviamo antenne Pitot, le Fences e i frame holder per gli ugelli. Gli ugelli in resina sono peraltro il pezzo forte resina, quindi stampati in 3D, che abbinati al foglio fotoinciso, diciamo, rendono la parte degli scarichi molto profonda, anche in scala 1:144, profonda e realistica. Grazie all'Itachi, che questa volta ha voluto fare una parte per preservare diciamo, noi modellisti, ovvero le bombe. Una serie di bombe sono già previste stampate in 3D con le proprie alette, anziché in metallo da incollare una ad una. Sulla parte invece di decal è un foglio ricco e stampato, molto molto pulito, molto definito. Considerazioni finali sul modello: quindi, per essere un 144 è una scatola completa. Fotoincisioni, maschere, resina e stampa in 3D riducono sicuramente la necessità di aftermarket. Superfici pulite, trasparenti, che convincono molto. L'armamento è davvero realistico grazie a questi due missili antinave. L'unica vera attenzione quindi è l'assenza dei panni di allineamento in vari punti. Sicuramente nulla di drammatico, ma attenzione: per un montaggio consapevole, armatevi di pazienza, dime e tante prove a secco. Che ne pensate quindi del kit nel suo insieme? Farete una versione pulita da Airshow oppure un esemplare operativo? Scrivetelo nei commenti. Se questo sprue check vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Questo era Taka Toki Wings on the Bench, alla prossima.